Il concetto di mini auto economica prese piede subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, poiché molti paesi che avevano subito perdite avevano bisogno di automobili economiche da produrre e accessibili da acquistare in un periodo di difficoltà finanziaria per la popolazione. Ci sono molti esempi di queste auto, ma uno dei più iconici è senza dubbio la Fiat 500, l'auto del popolo italiano, lanciata nel 1957. Non solo era accessibile e in grado di ospitare 4 passeggeri, ma aveva anche un design elegante e per anni nessuna vettura delle dimensioni della Fiat 500 riuscì a eguagliarne il fascino e il design innovativo. Ma nel 1959 la British Motor Corporation lanciò una piccola auto economica che non solo montava un motore a 4 cilindri in linea, mentre la Fiat ne aveva solo 2, ma utilizzava anche un layout a trazione anteriore, che all'epoca era rivoluzionario, poiché offriva molto più spazio nell'abitacolo. Questa era la Mini. Fiat voleva creare qualcosa per contrastare la Mini e grazie al suo ampio budget dell'epoca non badò a spese per il design. Questo divenne evidente per la prima volta con il lancio della nuova auto della sua azienda sussidiaria, l'Auto Bianchi Primula, introdotta nel 1964, seguita poi dall'Auto Bianchi A112 nel 1969. Entrambe queste vetture furono supervisionate quasi interamente da Fiat, poiché adottavano la trazione anteriore, evolvendosi nel tempo per imitare il sistema di trasmissione della Mini. Fiat continuò a prendere appunti e finalmente, nel 1971, lanciò la Fiat 127. La 127 è stata progettata dal leggendario Pio Manzù, che ha lavorato su molte altre Fiat degli anni 60. Il design mette in evidenza un approccio utilitaristico, ma era al passo con le altre auto della sua epoca e riesce ancora a mantenere un notevole fascino nella sua semplicità. I suoi doppi fari quadrati sottolineavano il linguaggio stilistico in evoluzione del marchio, ulteriormente enfatizzato dal suo design molto squadrato, in linea con il resto della gamma Fiat. L'evoluzione del design era particolarmente evidente negli interni. Per cominciare, la disposizione con motore anteriore e trazione anteriore permetteva di destinare un impressionante 80% del pianale ai passeggeri e ai bagagli. Anche il layout e il design del cruscotto erano un aspetto notevole della 127. Presentava finiture in legno e il quadro strumenti era ampio e di facile lettura, con tutte le informazioni necessarie, derivato dall'allestimento top di gamma della sua predecessora, la Fiat 850 Sport. Il motore utilizzato nella 127 era un 4 cilindri in linea progettato dal leggendario Dante Giacosa e fu inizialmente impiegato nella Fiat 600. Tuttavia, per la 127 venne aggiornato a una cilindrata di 0,9 litri con un singolo carburatore Weber, raggiungendo una potenza di 47 cavalli. Abbinato a 2 freni a disco anteriori, un cambio manuale a 4 marce e alla nuova configurazione a trazione anteriore, la 127 offriva capacità di handling notevolmente impressionanti. Queste erano ulteriormente enfatizzate dall'adozione di una sospensione anteriore McPherson con barra antirollio integrata,
e da un innovativo schema di sospensione posteriore con balestre. Complessivamente, garantiva un'esperienza di guida piuttosto coinvolgente su un'auto compatta di soli 700 kg. La 127 fu un grande successo, ma negli anni successivi, al suo lancio, molte altre utilitarie fecero la loro comparsa sul mercato, tra cui la Renault 5, la Volkswagen Polo e la Ford Fiesta, tutte concorrenti piuttosto agguerrite. Per rimanere competitiva, nel 1977 Fiat introdusse il primo restyling della 127. Sebbene la carrozzeria subisse solo lievi modifiche, il modello ottenne una nuova opzione di motore, il Fiat Fiasa, progettato dal leggendario Aurelio Lampredi. Si trattava di un motore da 1,05 litri che nella versione standard erogava 50 cavalli. Tuttavia, con l'introduzione di una nuova variante sportiva della 127, la potenza aumentava a 70 cavalli. Questa versione si affermò come una delle auto più impressionanti della sua categoria. La seconda serie della Fiat 127 ebbe un grande successo, sia nel suo paese che a livello internazionale. Tuttavia, nei primi anni '80, le utilitarie economiche stavano scomparendo. Con il crescente traffico sulle strade e i progressi nell'industria automobilistica, la necessità di queste piccole auto diminuiva nella maggior parte dei paesi. Così, nel 1982, Fiat lanciò una serie finale della 127, con un design esterno e interno modernizzato e un nuovo motore da 1,3 litri per la versione di punta. Questo modello cessò la produzione nel 1983 con l'arrivo della sua erede, la Fiat Uno, un'utilitaria più pratica e funzionale. La Fiat 127 fu un grande successo, con circa 3.800.000 unità prodotte, senza contare quelle costruite su licenza in altri paesi. La 127 sarà sempre ricordata come una delle super utilitarie più iconiche della Fiat.